non so proprio da che parte cominciare. Mi si è sciolto il cervelletto. Ho perso almeno 3 sensi mentre guardavo questo film e considerate che sono un po' raffreddato. Mi tocca darmi ragione da solo. Tempo fa avevo concluso che si potessero proclamare come peggiori produttori di film i russi e mi tocca dare conferma di questa affermazione, come se ce ne fosse stato bisogno. Il titolo del film di oggi traduce dal russo Bambini contro maghi. Sì, il poster fa schifo, ignoratelo. Francamente penso che il titolo e la prima scena possano riassumere quasi completamente l'intero film. Il film comincia con la vista di un muro su cui è inciso un simbolo satanico. L'inquadratura si allarga e scopriamo che questo muro appartiene ad un edificio quasi esattamente uguale a Hogwarts dei film di Harry Potter. Credo che abbiate già capito di cosa parla il film. Ciò di cui effettivamente parla lo vediamo dopo, ma la trama principale è una missione militare russa contro una scuola di stregoneria in Scozia, più in particolare per salvare la figlia del comandante dell'esercito russo arruolata nella scuola. E in effetti solo lei, perché degli altri studenti nessuno se ne importa niente. In realtà tutta l'azione del salvataggio comincia dopo il minuto 47. La prima parte è tutta un preparativo. Il film è strutturato come un racconto, probabilmente perché è tratto da un libro. Prima di tutto è diviso in capitoli e sinceramente questa cosa è fatta veramente male, perché i capitoli non hanno effettivamente una conclusione, semplicemente ogni tanto ci piazzano delle schermate in cui viene numerato il capitolo con il suo titolo, ma in modo totalmente random. Cosa peggiore è una storia che un militare, miglior definizione non pervenuta, racconta ai suoi giovani allievi in una scuola militare. Tra l'altro queste scene sono fatte in live action e doppiate malissimo. Le interruzioni della storia per tornare alla parte in live action sono tantissime e mi è sembrato abbastanza palese che fossero state messe solo per allungare il brodo. L'animazione è qualcosa di abominevole, se posso vorrei non parlarne neanche. Posso solo dire che il primo The Sims era molto più realistico, ma andiamo alla pragmatica. Cerchiamo di individuare nel profondo la ragione di questo film. Perché al di là delle varie schifezze a livello prettamente tecnico, il problema è proprio il motivo che ha spinto qualcuno alla realizzazione di questo film, o per essere più precisi userei il termine movente. Questo film è un film d'animazione rivolto ai più piccoli. La prima frase del film è una citazione di un filosofo e politico contemporaneo sull'identità di russi. Inneggia dichiaratamente ad essere religiosi e buoni cristiani, e in certi punti anche in modo trash. È palesemente pro regime Putin. E lo si nota anche quando a un certo punto spunta una donna, insegnante della scuola di stregoneria, quindi una dei nemici, che ha la barba, con un chiaro riferimento a Conchita Wurst. Secondo questo film, i maghi sono la causa di alcune delle peggiori cose negative accadute durante tutta la storia del mondo, che vanno dalla guerra in Kosovo alla caduta di Costantinopoli fino ad addirittura alla morte di Gesù. Hanno fatto dei tour nelle scuole per promuovere questo film, rendetevene conto. Ci sono diverse cose che mi hanno fatto arrabbiare di questo film, ma voglio cercare di essere allegro e frivolo per quanto possibile, per cui voglio raccontarvi il risvolto Christian trash del finale. Ovviamente per sfuggire a tutta l'aura di satanismo della scuola, essere dei bravi cristiani è l'unico vero potere che davvero può salvare i russi, perché ripeto, altre persone non ne vengono salvate. Anzi, la scuola viene anche bombardata, quindi supponibilmente tutti gli altri studenti sono morti. Per cui i nostri eroi protagonisti, trovatisi alle strette dai malvagi maghi, cominciano a pregare che Dio, o qualcuno di più concreto, li salvi. E ognuno parte con una preghiera diversa. In mezzo a tutto questo baccano, il principale eroe prende una croce ortodossa che ha in tasca. Mentre lui prega, questa si illumina e proietta nel cielo una croce con cui i soccorsi riescono a raggiungerli. Batman, levate. Non ho più le forze. Probabilmente qualsiasi domanda io possa farvi a questo punto andrebbe a finire a qualcosa di politico o religioso, quindi niente, parliamo di qualcosa di più allegro. Ditemi cosa ne pensate di Harry Potter, dei libri, dei film, di Potter, quello che vi pare, qualsiasi cosa. Seguitemi ai link che trovate nell'info box per rimanere aggiornati sui film che guardo, se ve ne può interessare qualcosa. Dal mondo della stregoneria brutta e cattiva per il momento è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo incantesimo, alla prossima recensione. Beh, ciao!